Importante aggiornamento sugli aggiornamenti che riguarda sia Windows 10 che Windows 11. Ti faccio una piccola anticipazione, non ci sono problemi, anzi ci sono una serie di aggiornamenti che dovremo fare quanto prima e soprattutto una serie di aggiornamenti che dovremo andare a sbloccare se hai seguito il consiglio che ti ho dato in un video precedente e quindi hai momentaneamente sospeso in attesa di tempi migliori gli aggiornamenti per Windows 10 e per Windows 11. Ma attenzione, a quanto pare, come al solito, Microsoft non è capace di farle tutte giuste e c'è stata recentissimamente una notizia che mi ha lasciato davvero, ma davvero sconvolto. Ma non anticipiamo troppo e tuffiamoci direttamente in quello che è l'argomento del giorno. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Lo so, avevo promesso di tuffarmi direttamente nell'argomento del giorno, ma c'è una cosa che devo fare e che, se segui questo canale abitualmente, sai che non ho assolutamente mai fatto. Devo rubarti alcuni secondi per una questione personale. Infatti, se in questo momento sono qui insieme a te che realizzo questo video, devi sapere che il mio cuore si trova da un'altra parte. E per la precisione si trova a Firenze, dove mentre noi parliamo si sta svolgendo il raduno del 96esimo AUC dell'Aeronautica Militare, un battaglione di cui mi onoro di aver fatto parte esattamente 30 anni fa e purtroppo per ragioni di lavoro non ho potuto intervenire personalmente a questa riunione e quindi ai miei fratelli pari corso il mio fortissimo abbraccio e il mio affetto. Ma ad uno di loro un ricordo particolare penso proprio di doverlo rivolgere e si tratta di Fabrizio Pellegrini, uno di noi che purtroppo recentissimamente è scomparso a seguito di un incidente stradale e quindi alla famiglia di Fabrizio la mia vicinanza e tutto quanto il mio affetto. Ma terminiamola qui prima di commuoverci e torniamo all'argomento del giorno, perché ci sono alcune operazioni che bisogna fare urgentemente, come ho detto in apertura, proprio sugli aggiornamenti, per essere certi di avere i nostri computer Windows 10 e Windows 11 sempre sicuri e scattanti come al solito. A volte non è semplicissimo essere professionali, ma noi ce la mettiamo tutta comunque. Passiamo al primo articolo del giorno che riguarda Windows 11, ma poi vedremo anche quello che riguarda Windows 10. È disponibile infatti l'aggiornamento cumulativo di aprile 2024 per questo sistema operativo. Ho aspettato un po' prima di presentarti questo update per essere sicuro in prima persona che non desse problemi. L'ho provato su più macchine possibili ed in particolare proprio su questa macchina da cui sto realizzando il video, che è stata creata appositamente per dare problemi nel caso in cui qualche aggiornamento fosse un po' zoppicante. L'ho provato per diversi giorni in maniera estremamente intensiva e devo dire che non ho avuto problemi con tutti gli aggiornamenti che vedremo a breve e che ti consiglierò di sbloccare. Per quanto riguarda questo aggiornamento 2024, quello che leggiamo è che questo aggiornamento apporta vari miglioramenti alla sicurezza delle funzionalità interne del sistema operativo e che non sono stati documentati ulteriori problemi per questa versione. Quindi questo è il primo aggiornamento che andremo a fare. L'aggiornamento include tutte le novità di Windows 11 23 H2 Moment 5 che sono inserite in questo articolo, che tuttavia è parecchio lungo e ti lascerò nella descrizione del video qualora tu volessi documentarti in questo senso. Ho realizzato diversi screenshot nel momento in cui sono andato a fare questi aggiornamenti che ti consiglio di fare tutti quanti, naturalmente se ti vengono proposti dal tuo sistema operativo. Nella fattispecie parlo del KB 2267602, del KB 890830, del KB 5036893, del KB 4052623 e del KB 5036620. In particolar modo
questo qui, il KB 5036893, è l'aggiornamento cumulativo che comprende anche la Moment 5 e relativo all'articolo che ti ho appena letto. Dopo aver effettuato questi aggiornamenti, al successivo riavvio è probabilissimo che Windows ti proponga anche quest'altro aggiornamento, e cioè il KB 5035942. Anche in questo caso può essere effettuato senza alcun problema. Se invece hai attivato anche la preview degli aggiornamenti, cosa che ricordo sconsiglio sempre di fare soprattutto agli utenti meno esperti, ti verranno proposti anche questi due aggiornamenti. Anche in questo caso devo dire che non ho avuto nessun problema andando ad installarli. Ma sempre a proposito di aggiornamenti, diversi membri della community mi hanno segnalato il fatto che Windows Update Mini Tool, ovvero lo strumento preziosissimo che ti ho presentato in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto qualora te lo fossi perso, e che serve per nascondere gli aggiornamenti potenzialmente perniciosi per il nostro computer, ha una piccola pecca a volte, ovvero non riesce ad effettuare correttamente la sospensione degli aggiornamenti. E allora grazie a Hurricane abbiamo trovato una nuova utility che può essere tranquillamente affiancata alla prima, in modo da bloccare efficacemente gli aggiornamenti fino a quando, come in questo caso, non saremo certi di poterli installare. Per scaricare questa utility, che non richiederà alcuna installazione trattandosi appunto di un sistema portable, quello che dovremo fare sarà aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettueremo la nostra ricerca e faremo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo quindi il sito, portiamoci in alto sulla sezione Downloads e nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare proprio questo download, quello che si chiama WU Blocker, Windows Update Blocker. Facciamo quindi clic sul pulsante File Download e in pochi istanti il file sarà scaricato sul nostro computer. Con un singolo clic andremo ad aprire la cartella compressa che lo contiene e potremo chiudere la finestra del browser retrostante. Quello che ti consiglio di fare a questo punto è trascinare l'unica cartella contenuta nella cartella compressa sul tuo desktop. Fatto questo, potremo andare a chiudere la finestra. L'utilizzo di questo programma è davvero elementare, infatti ci basterà aprire la cartella che abbiamo appena copiato sul desktop e scegliere l'eseguibile che ci interessa, e nella fattispecie WUB_X64 nel caso di sistemi a 64 bit. Se invece hai dubbi oppure hai un sistema a 32 bit, sceglierai semplicemente l'eseguibile che si chiama WUB. In questo caso io ho un Windows 11 e quindi faccio doppio clic su WUB_X64 perché appunto Windows 11 è solo a 64 bit. Andiamo ad accettare con sì che vengano apportate modifiche al sistema e vedremo riportato con questa icona lo stato dei nostri servizi di aggiornamento di Windows. In questo caso io ho gli aggiornamenti abilitati. Per andare a disabilitarli mi basterà cliccare su disabilita servizio, assicurandomi che sia spuntata anche l'icona impostazioni protezione servizio. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante applica ora e in pochi secondi vedrai che l'icona cambierà aspetto per indicarci che i nostri servizi di update sono in questo momento disabilitati. Quindi il nostro computer non effettuerà gli aggiornamenti quando questa icona sarà di colore rosso. Qualora tuttavia, come in questo caso, vogliamo abilitare gli aggiornamenti perché sappiamo che in questo momento questi aggiornamenti sono sicuri, ci basterà cliccare su abilita servizio e nuovamente su applica ora. Naturalmente, una volta terminata l'operazione, potremo chiudere la finestra ed anche la cartella. Il mio consiglio naturalmente è quello di lasciare questa cartella disponibile sul desktop in modo da poter facilmente attivare o disattivare gli aggiornamenti a seconda delle necessità e finire una volta per tutte di combattere contro Microsoft.
Ma se pensi che le sorprese di Microsoft siano terminate, sei ben lontano dalla realtà. Perché qualche giorno fa sul social network più noioso del mondo, ovvero su X o Twitter che dir si voglia, ho letto questa notizia ed ho pensato sinceramente che si trattasse di un pesce d'aprile. Infatti Wired Italia riporta la notizia che Microsoft farà pagare profumatamente gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10. Non potevo credere ai miei occhi fino a quando non l'ho trovato scritto nero su bianco su questo articolo. Quello che leggiamo infatti è che Microsoft interromperà il supporto per Windows 10 il prossimo 14 ottobre 2025, ma questo lo sapevamo già, ma consentirà di utilizzare comunque il sistema operativo in modo sicuro a chiunque sia interessato a sottoscrivere un abbonamento annuale. Secondo quanto annunciato martedì, la compagnia offrirà aggiornamenti di sicurezza estesi ad aziende e compagnie ad un prezzo di $61 per il primo anno, che raddoppierà a $122 nel secondo e poi raddoppierà ancora a $244 nel terzo e così via per gli anni a seguire. Ma non è tutto. Chiunque decida di sottoscrivere l'abbonamento, ad esempio nel secondo anno, dovrà obbligatoriamente pagare anche per il primo, perché gli aggiornamenti proposti da Microsoft non sono cumulativi. Questo piano tariffario, come anticipato e precisato dalla stessa compagnia, si applica però solo alle organizzazioni commerciali. I consumatori privati infatti dovranno aspettare ancora un po' prima di conoscere i dettagli dei prezzi dell'abbonamento, che saranno condivisi in una data successiva. Ed è chiaro che il proposito di Microsoft è quello di convincere tutti quanti definitivamente ad abbandonare Windows 10. Infatti leggiamo un po' più in fondo nell'articolo che circa il 70% degli utenti Microsoft sta ancora utilizzando Windows 10, una percentuale sicuramente notevole, legata anche al fatto che i computer più vecchi non riescono, come ben sappiamo, a supportare Windows 11. E non c'è niente da fare, Microsoft non riesce proprio a farci avere due buone notizie di fila, anzi, a voler pensare male, sembra proprio che si impegni nel senso opposto. Ma veniamo a noi, perché oggi c'è un ringraziamento da fare che va ad Ernesto per essersi riabbonato al nostro canale, ed un secondo importantissimo ringraziamento che è quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima. Geregegez!